Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vi porteremo qualche esempio di scatti che abbiamo realizzato durante un viaggio fatto a Istanbul nel mese di giugno, in cui abbiamo lavorato a pellicola. A mio avviso è stata un'ottima esperienza. Io non ho mai amato la fotografia di paesaggio, onestamente, né di ambienti urbani né tantomeno di ambienti naturali. Invece effettivamente lavorare a pellicola rispetto al digitale mi ha dato parecchie soddisfazioni. E in questo caso siamo andati con due camere, io con la mia Fujica ST705, mentre Dario aveva una... Pentax SFN1. Sì, esatto. Abbiamo lavorato con due rullini diversi, nel senso che io avevo montato un Fujicolor C200, mentre Dario aveva un Ilford 3200 ISO ISO. Black and White. Esatto, che chiaramente è riservato, insomma, era abbastanza particolare per questo tipo di viaggio. L'avevamo già montato in camera, quindi l'abbiamo tenuto per vedere un po' che cosa potevamo ottenere da questo rullino, insomma, un po' particolare, avendo anche molta paura che passando dagli scanner in aeroporto prendesse, Si velasse a si causa velasse, dei raggi esatto. X. Invece, per fortuna, sembra che non sia successo, anche se ho litigato ovviamente con tutti i possibili e immaginabili tizi dell'aeroporto perché, Controllori esatto, dell'aeroporto. controlli dell'aeroporto, perché volevo evitare che ce lo passassero 50 volte negli scanner. E ovviamente non ho avuto udienza praticamente da nessuno, nemmeno in Italia, cosa che mi ha abbastanza mh, lasciato perplessa. Comunque va bene. Abbiamo alloggiato in un piccolo appartamentino che aveva una bellissima visuale sulla città. Il primo scatto infatti che vedrete qua è stato fatto proprio da questa terrazza, anche se è stato fatto eh, in notturna chiaramente, perché questo rullino insomma... Sì, questo rullino si presta più per fotografie ovviamente notturne, essendo una sensibilità molto alta, il che ovviamente regala poi al rullino e tutte le foto che poi vengono scattate con esso una grana ovviamente molto particolare e Esatto. molto affascinante per chi ha il feticcio delle grane. E questa prima foto è stata fatta appunto dal terrazzo, la prima sera al terrazzo del nostro appartamento che avevamo preso a Istanbul, e si vede praticamente, penso, Santa Sofia, Sì. molto lontano, e anche una torre famosa, Sì, adesso non ci ricordiamo, non lo ci ricordiamo il metterò nome in comunque, descrizione o qua esatto. in sovraimpressione. Comunque sì, ovviamente Istanbul è un posto enorme, quindi anche riuscire a guardare il panorama, Sì. diciamo così, landscape e lo skyline e ritrovarsi a livello di posti non è una cosa semplice perché Noi quanto siamo stati lì? 4 sì, giorni? siamo Abbiamo stati 5 5 giorni giorni. e Avremmo girato il 3% della città, neanche. forse neanche. Durante questi giorni abbiamo poi ovviamente girato nei posti più tipici, quindi ad esempio il Mercato Mercato delle delle Spezie, Spezie. è molto bello, pieno di colori chiaramente, rispetto anche invece al Gran Bazar che onestamente ci è sembrato un po' molto turistico e francamente molto Sì, poco tipico, mentre qui effettivamente un po' di scorci interessanti ci sono, è bello fotografare questi colori, queste montagnette di spezie che sono disseminate per questo posto enorme. e poi, E, particolarità del tuo rullino, direi che è abbastanza, si nota molto bene la tendenza al giallo, sì, no? Il sono colore. molto giallastro in generale e a mio avviso chiaramente dà un po' quell'impatto un po' più vintage che sicuramente è molto bello. Abbiamo chiaramente girato moltissimo tra il Bosforo e in generale la parte diciamo marittima della città. Infatti abbiamo visto passando in traghetto tantissimi cantieri navali, ad esempio questo scatto è Esatto. stato fatto appunto su un cantiere navale. In realtà io avevo un altro rullino dentro la macchina che poi mi sono resa conto di avere caricato male secondo le mie migliori tradizioni, e quindi in realtà gli scatti miei che vedrete sono stati fatti l'ultimo giorno di corsa, cercando di recuperare quelli che pensavo di avere fatto invece niente dei giorni prima. E, Ho provato anche a scattare di giorno, sebbene il rullino fosse d'alta sensibilità, giusto per vedere un po' cosa venisse fuori, no? E in effetti viene fuori una foto abbastanza particolare anche in questo caso, molto, molto poco contrastata. sì, sono un pochino slavate. Vabbè, in questo caso abbiamo ovviamente il Ehm, gioco di luci era particolarmente interessante. esatto. E qui eravamo sulla parte asiatica di Istanbul. E poi abbiamo chiaramente fatto moltissimi scatti passando da una parte all'altra della città, Qua ad esempio quindi eravamo sul ponte che dà sul Bosforo.
Sì, qua allora la cosa positiva è stata che avendo dovuto riscattare tutto quanto di fretta e furia l'ultimo giorno in realtà il tempo era un po' più coperto. Io sono una grandissima feticista dei tempi, dei meteo brutti, per cui sono Tristi stata e molto contenta malinconici. di questa cosa, perché ovviamente invece altri scatti erano con questo sole splendente che a mio avviso insomma in fotografia è sempre molto poco funzionale, ecco, diciamo così. Chiaramente vari scatti di moschee in giro per la città, e sempre qualche scatto diurno che ovviamente in bianco e nero, insomma, non è che sia proprio la morte sua, diciamo così. Dopodiché abbiamo avuto modo di visitare Santa Sofia, che è obiettivamente un posto molto interessante, molto bello. Sì, ti lascia Eh, senza fiato quando entri, questo mega stanzone gigante, sì, è c'è una veramente molto discreta bello. puzza di piedi, chiaramente, però aneddoto, vabbè. Chiaramente in questo caso gli scatti sono molto più interessanti quelli a colori rispetto a quelli in bianco e nero, perché ovviamente rendono Certo. l'atmosfera che c'era all'interno della moschea. Io sono rimasta onestamente molto sorpresa nel vedere come effettivamente la pellicola riuscisse a prendere benissimo la gamma dinamica sia delle alte luci che delle ombre all'interno della moschea, cosa che ad esempio il cellulare non è stato minimamente in grado Mm-mm. di restituire, quindi risultata pellicola molto migliore di quello ottenuto in digitale. E abbiamo provato con due cellulari, quindi Esatto, entrambi non esatto. hanno dato. Qua vedete appunto qualche cielo nuvoloso secondo quello che vi dicevo prima. Questo è il Bazar delle Spezie, è scattato da fuori in quest'ultima giornata che abbiamo passato a Istanbul. Gabbiani, come si può notare, onnipresenti, molto, molto caratteristici, molto urlanti in giro per la città. Molto urlanti. Ancora meteo molto coperto, molto bello, Uggioso. uggioso, molto bello. E onestamente, ecco, le foto che vedrete di questa sequenza sono a mio avviso bellissime come resa di colori, l'effetto sul mare mi piace da impazzire. Sempre questa Veramente patina un po' gialla. le trovo veramente forse le migliori della serie. Vedete proprio, sono sempre queste barche, cioè questa città tutta costruita su tantissimi piani, piena di parti nuove, parti vecchie, molto caotica, è proprio forse il bello di Istanbul. Sempre mare Sì. in tempesta che a mio avviso rendeva veramente molto più interessante il tutto. Questo è uno scatto che in realtà ho voluto fare per quanto caotico potesse essere, ma mi piaceva molto l'idea di vedere questo spaccato di realtà effettivamente turca con i pescatori sul molo in mezzo a questo flusso di turisti, flusso di gente, insomma molto bello. Stradine varie di Istanbul, ovviamente tutte molto belline, tutta molto in salita, Pieni di gatti. piena di gatti che abbiamo provveduto a sfamare con grande giubilo. E poi adesso abbiamo una carrellata invece di scatti fatti notturna, che sono a mio avviso veramente bellissimi. Chiaramente i contrasti sono molto molto rilevanti, però insomma a mio avviso sono veramente... Ci siamo abbastanza divertiti a fare queste foto perché in effetti, cioè in realtà quando le scatti non sai che cosa sta succedendo. Quindi tu speri che siano foto decenti e quando poi le ottieni, quando poi te le danno sviluppate, in effetti hai Sì, molta soddisfazione. queste obiettivamente ci sono piaciute molto e secondo me hanno veramente restituito come dire, il bello della pellicola di questo Ilford 3200 ISO, Sì. che veramente in notturna è la morte sua, ecco, diciamo così. E niente, per quanto riguarda questo viaggio, quindi insomma io sono molto soddisfatta di questi scatti che abbiamo ottenuto. Sono stata contentissima del mio 35 mm, non sento minimamente il bisogno di cambiare lente, sono felicissima così. Invece Dario sulla Pentax aveva montato un 2870. 28-70. Sì, che mi permette un po' più di agilità se voglio zoomare, se voglio fare Sì, sì, un'inquadratura più ampia, un insomma. pochino più aperto, esatto. E niente, per quanto riguarda le macchine fotografiche, quindi ottima esperienza, sempre problemi di montaggio di rullini che O smontaggio di rullini. vedrete reiterati anche nei prossimi video perché ci Esatto. teniamo a averli sempre presenti. E niente, qua davanti a me vedete una piccola Comet 2 della Bencini che ho ripescato in casa, me l'aveva data mia mamma tanti anni fa. Dovrebbe essere perfettamente funzionante, spero di riuscire a trovare un rullino adatto visto che monta un 127. Anzi, se avete suggerimenti a Esatto. riguardo, per favore, Mi piacerebbe moltissimo condivideteli. provare a scattare con questa macchina, è piccolina, compatta,
come dire, mi esalta tantissimo, e quindi spero poi di potervi portare presto o tardi anche un video sull'utilizzo di questa macchina e sui risultati ottenuti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!